Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la cintura che avete intravisto nelle immagini di copertina. Come al solito, prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram. Realizzerò questo progetto con una fibbia larga, circa 4 cm e un uncinetto numero 3. Per mostrarvi il punto utilizzerò lo Swan Black nella variante testa di moro, ma il progetto originale lo realizzerò con il Tie Sublime color cuoio. Il progetto di oggi è un progetto davvero last minute molto semplice che in pochi minuti ci consentirà di avere una bella cintura da abbinare a qualsivoglia outfit. Nel caso specifico mi è venuto in mente di realizzarla proprio perché avevo questo abito, ma la cintura in dotazione non mi soddisfaceva appieno. Ho pensato quindi di realizzarne una da me e non vedo perché non condividere con voi questo nuovissimo progetto. Passiamo subito al tutorial. Realizziamo come prima cosa un cappietto iniziale, lasciando una piccola codina per andare poi ad integrare questo filo alla lavorazione. Inseriamo l'uncinetto e ci ancoriamo con una catenella. Voltiamo il lavoro e realizziamo, nel mio caso 8 maglie basse, in ogni caso un multiplo di 2. Realizzo ora 2 catenelle, volto il lavoro ed entro nel primissimo punto che ho disponibile simulando una maglia bassa. Quindi riprendo il filo come a realizzare una maglia bassa, ma a questo punto ripesco il filo e rientro nel punto da dove sono venuta. È una sorta di piccolo puff a 2 gettate. Mi trovo quindi 4 asoline sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e realizzo una catenella. Salto il punto successivo, entro in quello immediatamente successivo e ripeto l'operazione. Inserisco il filo, lo riprendo, lo reinserisco nello stesso punto, chiudo le mie 4 asoline e realizzo una catenella. Continuo per tutta la riga. Terminata la mia riga con una catenella, volto il lavoro e ne realizzo ulteriori 2. Tutte le righe successive verranno strutturate in questo modo, quindi con la prima catenella che chiude la riga che abbiamo realizzato e 2 per alzarci per un totale di 3. A questo punto vado a lavorare negli spazi catenella lasciati dalla lavorazione precedente. Vedete, sono molto semplici da individuare. Ne abbiamo uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Inseriamo l'uncinetto nel foro e replichiamo il punto puff. Estraiamo il filo, lo ripeschiamo, reinseriamo tutto nello stesso punto, 4 asoline, chiudiamo, catenella. Spazio successivo, ripetiamo fino a fine riga. Concluderemo tutte le righe entrando nello spazio lasciato dalle catenelle iniziali, nell'ultimo spazio, replicando il nostro punto puff. 2 gettate, 4 asoline, chiudo tutto insieme, catenella. Realizzo le mie 2 catenelle aggiuntive e volto il lavoro. Proseguo con questo tipo di lavorazione fino a raggiungere la lunghezza che desidero per la mia cintura. Ho proseguito la lavorazione fino a raggiungere una lunghezza complessiva di 76 cm. Il cordino Tie Sublime, come vedete, è leggermente elastico. Di conseguenza questa misura per la mia taglia mi consente di abbracciare il punto vita eccedendo di molto poco. Non volevo portarmi appresso una coda piuttosto lunga di cinta e infatti ho appunto concluso la lavorazione con una semplice riga di punti bassi al termine dei miei 76 cm. Naturalmente, in base alla lunghezza che voi vorrete, potrete fermarvi. Provatevi la cinta man mano che lavorate in modo da capire quanto volete poi lunga la coda finale.
io ho voluto integrare con la realizzazione di un piccolo passante. Altro non ho fatto che realizzare una catenella del doppio dei punti, quindi ho realizzato 16 catenelle, le ho chiuse in cerchio, mi sono alzata con una catenella e ho ripassato tutta la parte delle catenelle a punto basso. Per realizzare questa cintura ho impiegato 60 grammi di filato e senz'altro converrete con me che sia un progetto sicuramente di grande effetto dato il punto e il filato scelto, ma altrettanto semplice da realizzare. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. Se volete supportare il canale ed offrirmi un caffè, vi invito a cliccare qui sotto nell'icona grazie per mettere in evidenza con una donazione un vostro commento. Vi auguro una fantastica settimana e come al solito vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.